Sino Alice è un videogioco per piattaforme mobile sviluppato da Pokelab, pubblicato da Square Enix e diretto da... altrimenti non saremmo qui. Diretto da Yoko Taro. Le 15 tracce musicali, di cui un paio più lunghe e sostanziose e le altre più brevi, sono a cura di Okabe Keiichi, lo stesso compositore di Nier Automata e di quasi tutti i lavori a cui ha partecipato Yoko Taro stesso. Sino Alice racconta di un mondo chiamato The Library, dove vivono i personaggi delle favole e dei racconti popolari. Le vere protagoniste sono le ragazze più famose delle storie conosciute, o quantomeno una loro rivisitazione in chiave oscura. Non è la prima volta che le favole più conosciute vengono riscritte con timbi più cupi e perversi. Erano gli anni '80 quando Angela Carter raccoglieva nella sua antologia La Camera di Sangue racconti che reinterpretavano alcune storie a cui siamo abituati, dove Biancaneve era una fanciulla nata dalla neve che andava incontro a una fine tragica e perversa, la Bella Addormentata era in realtà una vampira e Cappuccetto Rosso si concedeva al lupo piuttosto che temerlo. Ma basta anche solo rimanere sulle storie originali, prima che venissero addolcite e abbellite nel corso del tempo per stemperarne le crudezze più inquietanti. Nelle versioni arrivate a noi, che le abbiamo conosciute tramite la Disney, i bambini sono tutelati dalla spietatezza di alcuni racconti, come La Sirenetta, che nella storia di Andersen si suicida perché il principe sposa un'altra dopo che lei ha rinunciato a tutto per lui, compresa la possibilità di tornare sirena uccidendolo. O la Bella Addormentata, che si svegliò grazie ai gemelli che aveva partorito mentre dormiva, esattamente 9 mesi dopo la visita del re, che nella sua vigliacca nobiltà aveva approfittato del suo sonno magico per godere di lei, per poi sposarla al suo risveglio, ma non prima di aver bruciato la regina che tentò di uccidere lei e i suoi gemelli. O ancora Peter Pan, che probabilmente uccideva i bimbi sperduti che crescevano troppo e rapiva le bambine per procurarsi la madre che non aveva mai avuto. Adesso è Yoko Taro a metterci mano. Nel suo mondo Alice, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata, Cenerentola, Pinocchio, Gretel, la Sirenetta e la principessa Kaguya, ovvero la principessa splendente del racconto del Tagliabambù, sono destinate a combattersi fino alla morte. Ogni ragazza ha infatti l'obiettivo di riportare in vita il proprio autore, così che possa far continuare la sua storia o riscriverla completamente e far ottenere alla ragazza il finale che desidera. Per poter riportare in vita l'autore, la protagonista della favola deve combattere insieme alle altre un male oscuro, un'armata di incubi divorastoria, pur sapendo che alla fine dell'avventura dovrà sfidare e uccidere tutte le altre finché non sarà la sola a rimanere in vita. Pensi di poter salvare così facilmente l'anima di qualcuno che è stato ridicolizzato perché coperto di cenere? Qualcuno che è stato disprezzato per tutta la sua vita? Al momento l'unico modo di giocare a Sino Alice è procurarselo in giapponese. Quello che vi descrivo è il metodo che ho usato io, cioè quello per Android. Innanzitutto, sotto impostazioni o impostazioni avanzate, andate su sicurezza e consentite l'installazione di applicazioni non ufficiali. Volendo potete riportare tutto alla normalità subito dopo aver installato il gioco. Cercate su Google il sito di QApp, di cui vi lascerò comunque il link in descrizione. Una volta lì, scaricate l'app. Lanciato QApp, basterà scorrere un poco verso il basso per trovare Sino Alice e ovviamente tra le applicazioni più ricercate. Anche se dovessi trascorrere un periodo felice, amata da qualcun altro, non cambierebbe il dolore che ho dovuto sopportare in passato. All'inizio del gioco ci accolgono 2 bambole, Ishin e Anki. Seppure non siamo sulla Terra o su una qualche timeline collegata all'universo di Drakengard e Nier, non si può fare a meno di notare quegli occhi rossi così dannatamente scintillanti su quelli che sono, dopo tutto, degli automi.
Mettendo da parte i riferimenti alle altre opere, i due ci spiegano il funzionamento e le meccaniche del gioco e qualche elemento della storia. Per lo più, vogliono giusto angosciarci e sono estremamente interessati al massacro che ha da compiersi tra le rovine delle storie, tanto da esaltare quelle più spigliate negli omicidi e preoccuparsi quando qualcuna mette in dubbio la legittimità della guerra a cui le costringe il funzionamento del loro mondo. Perché dovrei essere l'unica a sopportare? Perché non dovrei far male a coloro che mi hanno ferito? Farò sentire loro lo stesso dolore che sento io. No, anche peggio. Non conosco il giapponese, al di là di una leggerissima infarinatura, ma grazie ad alcuni termini sempre uguali e alla wiki in inglese che linkerò in descrizione, qualcosa posso dirvelo. Nella home, il primo bottone in basso a sinistra, c'è l'eroina scelta, le barre dell'esperienza e degli AP, gli aggiornamenti e le novità sul gioco e due icone che ci portano alla storia e alle missioni. Su storia c'è la mappa dove scegliere i capitoli da giocare, che sbloccano sia il proseguimento delle missioni, sia alcuni personaggi. Il gioco funziona seguendo un sistema a turni che si basa principalmente sugli elementi delle armi e dei nemici. Il fuoco batte il vento batte l'acqua batte il fuoco. Le armi a disposizione, con i relativi attacchi speciali, sono in fondo allo schermo. Il colore segna l'elemento. L'omino o i due omini segnalano se l'attacco è singolo o AOE, mentre i simboli dicono se quell'abilità è un attacco o un debuff per i nemici, una cura o un buff per gli alleati. Oltre all'abilità è possibile usare un'evocazione delle creature chiamate incubi. Il tutto costa SP che si ricaricano di 10 ogni 5 secondi. È anche possibile fare un semplice attacco fisico senza la componente elementale, premendo direttamente sul nemico e senza andare a toccare l'abilità, o facendo una linea tra i nemici per colpirli in AOE. Su equipaggiamento si cambiano armi ed equipaggiamenti ai personaggi. C'è un bottone per vedere quali sono i pezzi raccomandati. Nella finestra che si apre vengono segnate dall'alto al basso la migliore in assoluto, la migliore di fuoco, la migliore di acqua e la migliore di vento. Sul potenziamento si può rinforzare e upgradare l'equipaggiamento, i job stessi dei personaggi e vendere gli oggetti che non servono più. Migliorare gli armamenti è praticamente la cosa più importante e fondamentalmente il fine ultimo per costruire il personaggio perfetto. Su evocazioni si possono evocare nuove armi, come all'inizio del gioco. Non vengono sbloccati i personaggi in sé, è l'arma che sblocca il job per il personaggio specifico. Le armi hanno 6 rank: C, B, A, S, SS e L. Ci sono 2 opzioni: un tentativo per 30 diamanti o gioielli magici, il conio più utile del gioco, oppure 10 tentativi per 300. Quest'ultima opzione ha sempre un'opportunità di sbloccare un'arma di rank S o superiore. Ogni arma, così come accadeva in altri giochi di Yoko Taro, ha la sua storia e i suoi indizi sul mondo di gioco. Collezionarle tutte va quindi oltre il semplice completismo per chi sa leggerne o tradurne i racconti. Sul menu ci sono invece varie voci che spaziano dalle news agli shop sia in moneta reale che con le medaglie raccolte nel gioco, la lista degli oggetti, degli amici, il ranking per la leaderboard dei giocatori, la galleria con artwork e storie, i doni per controllare quello che abbiamo ricevuto, il modo di trasferire i dati in caso ci fosse bisogno di trasferire il salvataggio su un altro device, il profilo per il proprio profilo giocatore e soprattutto le impostazioni per varie opzioni tecniche su audio, video e simili, che sinceramente non ho toccato. Su chat, una semplice chat per dialogare con gli altri utenti. L'ultimo punto su cui soffermarsi è quello che più interessava me e credo molti di voi: il collegamento con Nier Automata e l'intero universo di Yoko Taro. In realtà non c'è collegamento alcuno, nonostante ci siano senz'altro dei richiami, come gli occhi rossi delle bambole o lo stesso identico linguaggio angelico usato dai tempi di Drakengard. Yoko Taro ha risposto a domanda diretta che non ci sono connessioni tra Nier Automata e Sino Alice. Questo non significa però che sia escluso il contrario. È sicuro infatti che ci sarà una collaborazione tra i due giochi, in modo che armi, musiche e personaggi di Nier Automata possano entrare a far parte di Sino Alice
con una giustificazione coerente. The Library è un mondo dove i personaggi delle storie trascendono i loro racconti e combattono insieme e tra di loro per il bene del proprio autore. E Nier Automata, dopo tutto, è una storia, con un autore che abbiamo imparato a conoscere molto bene. Mi sbarazzerò di chiunque si metta sulla mia strada, nel modo più tenero e agonizzante che ci sia. Dal 24 agosto 2017 è attiva la collaborazione con Nier Automata, che si concluderà il 27 settembre. Nello specifico, nei capitoli di storia speciali, troviamo l'evento dedicato a Nier Automata, un singolo capitolo composto da 12 battaglie. Le prime sembreranno simili a tutte le altre, ma si svolgono sullo scenario del Luna Park. Man mano che si prosegue però compaiono le biomacchine e come boss Simone, la cantante dell'opera. Il tutto con la stessa musica di Nier Automata che sostituisce quella di Sino Alice durante i capitoli dell'evento. Per quanto riguarda i personaggi, chiunque entri in gioco durante l'evento riceve come dono 2B. Ci sono altri 4 personaggi da ottenere e purtroppo l'unico modo è trovarli nelle evocazioni casuali delle armi o comprarli dopo una lunga raccolta di Lunar Tier, le medaglie che riceviamo quando compriamo appunto le evocazioni delle armi dell'evento. Nel primo pacchetto possiamo trovare A2 ed Emil con le loro relative armi, oltre che un'ennesima arma senza job collegato che sarebbe la testa di Emil. Con minore e miserevole percentuale, che dovrebbe mutare nel prossimo pacchetto dal 12 settembre, è comunque possibile trovare anche 9S e una seconda versione di 2B priva di gonna, oltre alla katana trattato virtuoso. Completando più volte i capitoli dell'evento speciale, si ricevono medaglioni particolari che possono essere scambiati per un intero set di equipaggiamento d'androide, le evocazioni degli incubi sia di Simone che delle biomacchine, l'arma senza job tubo di ferro e materiali vari per l'evoluzione degli oggetti. Per conoscere la storia completa, dovrete aspettare che riesca ad essere abbastanza forte da finirla e poi confrontarmi con altri appassionati inglesi per un aiuto sulla traduzione e l'interpretazione del giapponese. Non conoscendo ancora come andranno a finire i capitoli avanzati, compresi quelli che ancora non sono arrivati, non possiamo che rimanere con la stessa domanda che è stata fatta a Yoko Taro durante un'intervista in merito. Che tipo di finale potrebbe avere una storia come questa? Una fine felice? Non direi. Rifatti gli occhi. Guarda i volti dei miei nemici che si contorcono dal dolore. Oh, questo sì che è meraviglioso. 'Cause we're gonna shout